Ciao, sono Sonia. Oggi andremo a fare un risottino un po' particolare, ma prima iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Adesso, sigla! Cosa intendo per risottino particolare? Semplice, mi è avanzato un pezzo d'arrosto e sinceramente mangiare nuovamente arrosto, allora sapete che faccio? Lo sfrutto per farci un bel risottino, per cui io adesso questo, insieme anche a un po' di salsina che è avanzata, perché è avanzata anche la salsa dell'arrosto, mi vado a improvvisare un bel risottino. Per cui la carne la taglio a pezzettini. Qui ho proprio una puntarella di cipolla, non è neanche tantissima, uno spicchietto d'aglio, olio, sale, riso e andiamo a fare il nostro bel risotto. Cominciamo con, io ho messo a scaldare dell'acqua con un dado. Io in questo caso sto utilizzando un dado vegetale, ma potete usare anche quello di carne se ce l'avete. Andiamo a mettere un filino d'olio, ma un filino d'olio in pentola. E qualcuno mi potrebbe dire, ma perché metti così poco olio in una pentola così grande? Perché è la caratteristica di questa pentola. Va usato tutto in maniera molto non ridotta, ma contenuta. E questa è la particolarità di questa pentola che mi piace. Perché esalta i sapori. Allora, adesso vado a tagliuzzare il mio aglio, piccolino piccolino come piace a me. Metto pochi ingredienti perché comunque sia l'arrosto è saporito, c'è il sughetto dell'arrosto, per cui non vado a caricarlo molto, capito? Non voglio lasciare il sapore più pulito possibile, diciamo così. Tagliamo anche la nostra cipollina. Metto poca ecco qua. Facciamo un risotto molto veloce senza tanti fronzoli stamattina, perché abbiamo mangiato sufficientemente questi giorni, mi pare, non è che abbiamo lesinato, per cui un risottino ci sta. Eccola, vedete? Già comincia a sfrigolare, per cui facciamolo andare un attimino e io nel frattempo taglio la carne. La nostra cipolla è andata, andiamo a mettere adesso il nostro pezzetto d'arrosto che ho tagliuzzato e facciamo insaporire anche lui. Che profumo! Intanto faccio insaporire questo un pochino. La nostra carne si è insaporita, ma dovendoci mettere il riso a tostare, vado ad aggiungere appena un po' d'olio, perché altrimenti una volta che metto il riso dentro e lo devo tostare, con cosa lo vado a tostare? Per cui avete visto che ho messo pochissimo, non è livelli esagerati di olio. È il bello di questa pentola, c'è da ridurre la quantità, per cui adesso vado a mettere, qui ho 300 g di riso Carnaroli, però voi fate scelta, lo andiamo a tostare per bene adesso. L'ho fatto saltare un bel po', è andato da un... è bello tostato. Adesso sapete che faccio? Vado ad aggiungere la salsina dell'arrosto che è avanzata per dargli ancora più sapore, perché la sprechiamo? No! E io la vado ad aggiungere. Mischiamo velocemente.
abbasso e lo faccio andare per poco, abbasso tutto al minimo, faccio insaporire per bene. Vado, per recuperare ancora la salsina ho messo un po' di brodo dentro al contenitore del sughetto e andiamo a metterlo dentro, così. E procediamo alla cottura normale del risotto a questo punto. Il nostro risottino è quasi pronto. Adesso lo andiamo un attimo ad assaggiare, perché bisogna assaggiarlo, no? Per vedere se è giusto di sale. Il sale ci vuole, visto che non l'avevo messo. Per cui andiamo ad aggiungere il sale, senza esagerare, giustamente. Diamo una mischiata. E vado ad aggiungere un'ultima parte di brodo. Ecco qua. E vado a terminare la cottura. Lo volete vedere il mio risotto? Eccolo qua. Un attimo che sto coperchio pesa quanto un accidenti, Eccolo qua, il nostro bel risottino. C'è un profumino. Adesso spengo il fornello, perché comunque sia la cottura continua, in queste pentole continua, e vado ad aggiungere un po' di burro. Non crediate quanti grammi sono appena 40 grammi di burro, non ne metto tantissimo, a parte il fatto che costa una cifra ultimamente, però non voglio esagerare a mettere il burro. Non l'abbiamo messo prima, per cui lo facciamo sciogliere per bene. Ecco qua. Mischiamo per bene. E andiamo ad aggiungere anche il formaggio. Il formaggio mettete quello che vi piace, quanto ve ne va e quanto ne gradite, diciamo così, non vado a peso. Io invece qui amo abbondare col formaggio. 2 belle manciate gliele metto e finiamo di mantecare. Buono. In questo caso non abbiamo sprecato l'arrosto, non abbiamo sprecato il sughetto dell'arrosto e abbiamo ottenuto un bel pranzo che sinceramente fa invidia, diciamocelo. Faccio la battuta, ma a tutti gli effetti, voglio dire, non abbiamo sprecato nulla. Ecco il mio bel risottino. Adesso lo mettiamo nel piatto. Ci proviamo a metterlo nel piatto? Senza fare danni? Sì. Ma che fanno i cuochi, i bravi cuochi? Battono sotto. Eccolo qua. Decisamente, miei cari amici e mie care amiche, questo risotto è di quelli proprio numero 1. Ora può piacervi, non può piacervi, come vi pare, però francamente. Bene, io che vi devo dire ancora? Vado a mangiare e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!